La parola ecitotossina ti ricorda qualcosa? Ciao, sono Alberto Zeppo, cultore del benessere, ed oggi concludiamo l'argomento ecitotossine. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Questa è la parte 2 del video che ho realizzato tempo fa, che ti lascio ovviamente qui sopra. Ti consiglio di guardare quel video prima di iniziare questo, altrimenti molti passaggi non sarebbero di facile comprensione. Faccio solo un breve riassunto. Le ecitotossine possono danneggiare l'organismo. Tra queste vi sono glutammato ed aspartame. Quando l'organismo metabolizza l'aspartame si formano acido aspartico, fenilalanina e metanolo. È proprio da quest'ultima sostanza che iniziamo il video di oggi. L'aspartame è rappresentato per il 10% da metanolo. Questa sostanza, chiamata anche alcol metilico, è tossica per l'organismo. Il metanolo libero si forma nell'aspartame quando viene riscaldato oltre i 30 gradi centigradi. Questo avviene quando un prodotto contenente aspartame viene immagazzinato e conservato impropriamente, oppure quando viene riscaldato. Viene considerato un veleno ad accumulo grazie al bassissimo tasso di escrezione una volta assorbito. I problemi di avvelenamento da metanolo maggiormente conosciuti sono quelli legati alla vista. Nel corpo esso si trasforma in acido formico e in formaldeide, che sono entrambi tossici. La formaldeide è un agente cancerogeno ben conosciuto. Causa danni alla retina, interferisce con la riproduzione del DNA e provoca difetti di nascita. Ora vediamo insieme un pezzo di storia. Solitamente i succhi di frutta, le bevande gasate e zuccherate, ma anche le bevande alcoliche, contengono piccole quantità di metanolo. Le truppe americane durante la guerra del Golfo furono dissetate con grandi quantità di bevande dolcificate con aspartame, che erano state riscaldate oltre i 30 gradi centigradi dal sole. Molti di loro tornarono a casa con numerosi disturbi, simili a quelli riscontrati nelle persone avvelenate chimicamente dalla formaldeide. Il metanolo libero nelle bevande può essere stato proprio uno dei fattori che ha contribuito alla manifestazione di questi disturbi. Molte delle reazioni fisiologiche causate dall'aspartame sono pericolosissime, non ha senso analizzarle tutte perché ne ho parlato nello scorso contenuto. A questo punto analizziamo insieme alcune tesi che vengono spesso utilizzate per difendere queste sostanze. La prima tesi è che il metanolo contenuto nell'alcol e nelle bevande commerciali non si converte in formaldeide in misura significativa. La formaldeide è una sostanza molto pericolosa e anche la sola esposizione ambientale crea delle problematiche alla nostra salute, figuriamoci all'interno del nostro corpo. La seconda tesi invece sarebbe la seguente: la tossicità e i danni causati dall'aspartame non sono così importanti come viene affermato. Su questo punto sarebbe meglio soffermarsi di più. Solitamente le industrie che utilizzano questa sostanza cercano di dimostrare queste tesi con delle ricerche a breve durata. Spesso utilizzano sostanze sperimentali che chimicamente sono differenti e che vengono assorbite diversamente rispetto alla sostanza che viene messa in vendita. Al contrario, molti studi indipendenti indicano che l'aspartame possa causare gravi problemi di salute, come abbiamo visto nella precedente puntata. A questo punto analizziamo insieme altre due argomentazioni per capire se queste sostanze possano davvero destare sospetto oppure se sono tutte invenzioni. Oggigiorno la quantità di metanolo ingerita grazie all'aspartame è senza precedenti nella storia umana. Il metanolo contenuto in un semplice succo di frutta è pericoloso, a differenza di quello che si trova in frutta e verdura. In quest'ultimo caso esso non si converte in metaboliti tossici in misura significativa. Un avvelenamento lento da metanolo può sfociare in malattie croniche e diversi effetti collaterali. Molte malattie croniche che sembrano comparire improvvisamente, in realtà sono maturate gradualmente nel corpo per molti anni. Ulteriore motivo per eliminare certi prodotti è il seguente. È stato riscontrato che l'acido formico inibirebbe il metabolismo dell'ossigeno, quindi immagina la gravità della situazione, soprattutto nei bambini. Ci sarebbero tante altre argomentazioni che potrei elencare, ma sarebbero superflue in un video realizzato da un semplice appassionato di benessere. Il mio obiettivo è solo condividere il più possibile quanto ho studiato e applicato su di me negli anni. Cercare di ridurre o meglio ancora eliminare prodotti malsani dovrebbe essere un obiettivo di chiunque tenga la propria salute.
Prima di concludere, cerchiamo di scoprire quali alimenti dovremmo ridurre per evitare le problematiche che abbiamo visto prima. Non sono solamente gli alimenti dolcificati che dovrebbero essere messi sotto i riflettori. Ci sono anche i piatti pronti destinati al forno a microonde, i dadi da brodo e la carne in scatola. La cosa preoccupante è che molti alimenti insospettabili per vegetariani contengono anche queste sostanze. Una di quelle che dovrebbe destare più attenzione sono gli estratti di soia. La soia ha uno dei più alti livelli di glutammato di qualsiasi altro prodotto vegetale. Sono stati realizzati studi della durata di 25 anni, nei quali sono state osservate persone che consumavano prodotti a base di soia. Queste persone sono state seguite per 25 anni e poi è stata fatta la scansione del loro cervello. Si è scoperto che chi aveva consumato più prodotti a base di soia aveva la maggior percentuale di demenza e atrofia cerebrale. Quello che i ricercatori hanno mostrato è che ci sono recettori del glutammato ad entrambi i lati della barriera ematoencefalica. Quando si espongono tali recettori al glutammato, la barriera si apre. Quando si invecchia, questa barriera diventa meno affidabile. Oltre alla soia, sarebbe meglio evitare il più possibile anche le salse pronte, soprattutto quelle vegetali. All'interno di questi prodotti vi sono proteine idrolizzate ed esaltatori di sapidità, sostanze che abbiamo già visto essere pericolose. Immagino che non te l'aspettavi, cerchiamo però di trovare il lato positivo anche in questa situazione. Vuoi sapere cosa potrebbe avvenire se ci fosse una riduzione o meglio ancora un'eliminazione di questi alimenti? Sicuramente un calo significativo dell'obesità infantile e delle sindromi metaboliche. Poi si riscontrerebbe certamente un calo drastico di alcune tipologie di tumori. Infine avremmo un'importante diminuzione di problematiche neurodegenerative e di tutte quelle malattie che ora sembrano essere sempre in ascesa. Se si guarda la letteratura neuroscientifica si fa fatica a trovare delle spiegazioni. Ad esempio, si sa che le malattie neurodegenerative sono collegate a mercurio, alluminio, pesticidi ed erbicidi ed il modo in cui danneggiano il cervello è identico alle citotossine. Tutti siamo esposti a queste sostanze tossiche e quando aggiungiamo nel cibo queste porcherie acceleriamo la tossicità. Vorrei aggiungere che purtroppo non esistono sostanze che possono aiutare a bloccare del tutto l'assorbimento di queste citotossine. Posso elencare solamente alcuni elementi che sembrerebbe possano ridurne gli effetti nefasti. I principali elementi che possono aiutarci sono la leucina, l'isoleucina e la lisina, che troviamo principalmente nelle uova, nel parmigiano, nello stoccafisso e nell'alga spirulina essiccata. Poi abbiamo il silicio, che troviamo soprattutto nei cereali integrali, nelle patate, nelle cipolle e nell'aglio. A seguire ci sono il ginkgo biloba e la curcumina. In questa lista rientra ovviamente anche il magnesio. Il magnesio è particolarmente importante perché può bloccare i recettori del glutammato, indicati con la sigla NMDA. Questa è la sua funzione naturale e riduce notevolmente la tossicità. Infine abbiamo il gruppo delle vitamine B e la vitamina E, altri validi inibitori delle citotossine. Sostanze nocive come la formaldeide le troviamo purtroppo anche nell'aria che respiriamo nelle nostre case. Esistono però alcune piante che possono assorbire questa sostanza. Ne ho parlato in questo video che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato di aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.